I dati Istat non mentono. Il 56% delle attività in Italia fallisce entro i primi 5 anni. Ma se ti dicessi che esiste un modo per saltare questi primi 5 anni di agonia, comprare direttamente un business che sta già creando profitto e ha già una base clienti storica, quello che i grandi fondi di private equity chiamano merger and acquisition, ecco, in sintesi è l'acquisizione di aziende già attive. Io sono Teresa Messina e oggi ti parlerò di come seguire un processo di acquisizione di un'azienda in maniera semplice, efficace e senza rischi. Ho studiato numeri, sistemi e strategie aziendali per anni, dalla laurea in economia al master in controllo di gestione alla Bocconi di Milano, ma soprattutto ho applicato la teoria alla pratica e alla piccola impresa. Ti posso dire che è fattibile e che anche i piccoli imprenditori devono conoscere i sistemi di gestione per poter crescere, diventare degli imprenditori consapevoli e scalare la propria attività. L'acquisizione non è un'arte, è una scienza. Dimentica di trovare le aziende sui marketplace oppure su annunci online. Le migliori aziende italiane in vendita sono quelle che le fanno nel silenzio, spesso per motivi generazionali. Per esempio, quando l'imprenditore ha più di 65 anni e o non ha eredi oppure i suoi figli non vogliono proseguire l'attività di famiglia. Allora, devi andare a scovare le migliori attività in alcuni canali segreti, ovvero devi lavorare con il tuo network, spesso consulenti o broker, oppure con il passaparola. Si riesce a venire a sapere di quali attività sono in vendita, comunque c'è la possibilità che possano essere vendute tramite il passaparola di associazioni di categoria oppure tramite alcuni professionisti che sono addetti appunto addetti alle imprese, alle piccole imprese oppure del luogo. La regola d'oro è quella di cercare delle aziende che fanno parte comunque di quei settori con un tasso di sopravvivenza più alto rispetto magari a quelle un po' più rischiose, che abbiano dei sistemi e organizzazioni datati e abbiano un free cash flow, ovvero una liquidità pagando tutti i costi, le tasse e gli interessi positiva. Queste aziende sono delle gemme preziose che tu puoi ottimizzare poi con un sistema standardizzato operativo per scalarle. Adesso la vera domanda è: qual è il prezzo di questa azienda? A quanto bisogna acquistarla? Non guardare il fatturato perché non serve a nulla. Il dato che devi guardare è l'EBITDA, ovvero il margine di contribuzione lordo. Ne abbiamo parlato nei video precedenti, se vuoi puoi guardare il video sul margine di contribuzione che metterò qui. L'unica cosa che conta davvero è il free cash flow, ovvero il flusso di cassa che rimane pagando tutti i costi, gli interessi, le tasse, perché se questo dato è negativo non comprare l'attività, in quanto l'attività deve essere autonoma e capace di autofinanziarsi, quindi nel caso in cui dovesse comprare nuovi macchinari oppure rinnovare a mano nel tempo i propri strumenti o i macchinari che servono per la produzione o allestire nuovi locali e quindi aggiornare e rinnovare i locali esistenti, deve poterlo fare e questo è il dato che ti dà il free cash flow. La liquidità che hai, meno tutti i costi che servono per la gestione ordinaria, meno gli interessi e tutte le tasse. Quindi la valutazione, andiamo ai numeri, la valutazione dell'azienda di solito è 1/3 o 1/5 dell'EBITDA, ovvero del margine lordo. Facciamo l'esempio di un'attività, di un'azienda che ha un EBITDA pari a 40.000 euro. Quindi la valutazione di questa azienda con un EBITDA di 40.000 euro potrebbe essere dai 120 ai 200.000 euro. Questo poi bisogna anche contestualizzarlo, contestualizzare dove si trova l'attività, quale base clienti storica ha, da quanti anni è stata avviata, quindi l'avviamento, e bisogna analizzare anche altri fattori. Quindi questo range potrebbe essere più vicino alla parte minima se è un'attività più giovane o ha una base clienti meno storica, oppure è più vicina ai 200.000 perché ha un avviamento e una storicità elevati. Una volta analizzate queste parti si invia una lettera di intenti. Non è vincolante, ma mette nero su bianco
la valutazione e la proposta di acquisto. Si mette nero su bianco il prezzo che offri e ti dà l'accesso alla fase più importante e successiva, ovvero quello della valutazione, che viene chiamata due diligence, ovvero l'analisi dettagliata dell'azienda sotto il profilo fiscale, sotto il profilo ambientale e legale e sotto il profilo operativo. Sotto il profilo fiscale significa che potrai avere accesso a quei dati che vengono appunto dichiarati sul bilancio e quindi vedere se ci sono per esempio profitti esagerati, gonfiati, anomalie nella stesura del bilancio e nella dichiarazione. Oppure puoi capire meglio se ci sono delle passività nascoste che poi dovrai pagare tu successivamente dopo il rogito. Passività per esempio fiscali o dei debiti che non risultano o che non sono stati dichiarati dal venditore. Il controllo legale e ambientale potrebbero essere tutti quei problemi che potrebbero nascere successivamente, per esempio se è un'azienda di produzione dal punto di vista ambientale, se ha causato dei danni ambientali, oppure per esempio le lavanderie a secco che hanno problemi di bonifica successivamente, quindi analizzare queste parti ti farà risparmiare successivamente anche milioni. La parte operativa, che non è da sottovalutare, è la dipendenza dal proprietario. Spesso alcune attività vengono direttamente gestite dal proprietario e la sua assenza o non presenza operativa cambia completamente il valore dell'azienda, per cui stai attento nel valutare l'azienda anche dalla dipendenza dal datore di lavoro, dall'imprenditore che c'è attualmente, perché vendendola potrebbe completamente svalutarsi e quindi ritornare a un valore inferiore rispetto al prezzo offerto. Una valutazione non corretta in questa fase potrebbe costarti milioni. Non rimanere da solo, ma iscriviti alla Scuola per imprenditori italiani e partecipa alla community per confrontarti anche con altri imprenditori che già hanno sviluppato che già hanno fatto acquisizioni di aziende. Ci sarò anche io ogni settimana live per risolvere e darti dei consigli pratici sulla strategia aziendale più accurata da applicare in quel momento. Questa scuola ti insegna anche a usare strategie per trasformare un'acquisizione rischiosa in un successo. Se l'idea di comprare un'azienda già attiva e che crea già profitti ti terrorizza perché pensi che da una valutazione sbagliata potresti incorrere in tanti problemi e quindi in tanti costi successivi e non calcolati, scrivi nei commenti scuola e ti darò l'accesso tra i primi. Ottimo, finora abbiamo fatto la valutazione e siamo arrivati già all'analisi dell'azienda. Adesso abbiamo altre due fasi da sviluppare. La prima è quella di chiedere dei finanziamenti per l'acquisizione. Le piccole imprese italiane spesso hanno quasi timore di chiedere alle banche i finanziamenti, ma questo potrebbe essere una leva vitale affinché possano crescere e utilizzare una leva del finanziamento per crescere ancora di più, per diventare sempre più scalabili. È sbagliato usare solo i tuoi risparmi, è giusto chiedere un finanziamento bancario garantito sia dal cash flow dell'azienda che stai comprando, sia dagli asset inclusi nell'azienda stessa. Le banche vedono di buon occhio l'acquisizione di un'azienda già attiva e un'acquisizione comunque ben strutturata, quindi non avere timore di chiedere, impara a usare il debito buono per amplificare il tuo ritorno a livello di profitto. Siamo arrivati al punto della chiusura, quindi abbiamo firmato il rogito e adesso l'azienda finalmente è tua. Non fare adesso questi errori. Un errore killer fondamentale è quello di perdere i migliori dipendenti, quindi tieniti stretti i dipendenti che c'erano precedentemente alla tua gestione. Sono gli elementi chiave che hanno permesso all'azienda finora di avere profitto e di andare bene. Un altro errore da non fare è quello di stravolgere completamente l'attività immediatamente, ma mantieni gli stessi processi e le stesse attività per i primi 6 mesi, poi piano piano analizza e migliora quello che si può migliorare, o comunque crea delle procedure standard che ti permettano di sviluppare e scalare l'attività stessa. Ricapitoliamo il processo di acquisizione in 3 fasi. Scouting e valutazione, due diligence, ovvero l'analisi più approfondita, e l'integrazione come terza fase. In ogni fase
La conoscenza è l'unica arma che ti permette di non perdere capitale. Ma quali sono in realtà i settori con una più alta probabilità di riuscita in Italia? Nei prossimi video ti svelerò i business più profittevoli e quelli che hanno una percentuale di riuscita più alta secondo i dati Istat in Italia. E ricorda, se ti è piaciuto questo video e ti ha dato nuovi strumenti per approcciarti all'acquisizione di un'azienda in maniera più facile e pratica, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi video. Se vuoi imparare ad analizzare i bilanci e a fare una lettera di intenti, a valutare bene un'azienda e a inserire sistemi di controllo e gestione per la tua impresa e scalarla, commenta a scuola e unisciti alla nostra community. Ti darò l'accesso tra i primi. Ci vediamo nel prossimo video.